Vigilia di un importantissimo Inter-Atalanta, non parla l'allenatore Christian Chivu in conferenza stampa e allora la scena se la prende totalmente Massimo Moratti, che non so voi, ma io ancora oggi continuo a chiamare il presidente, mi viene da chiamare il presidente, mi si riaccende sempre la nostalgia dell'Inter che fu, dell'Inter che mi son goduto con mio padre che non c'è più, i trionfi, tanta passione, ecco. E allora quando parla Moratti lo ascolto sempre con grande piacere, soprattutto quando sgancia delle cannonate come quelle di oggi alla Gazzetta dello Sport. Un'intervista in cui si sfoga per quello che è stato un derby deludente, per come la partita contro il Como sia stata sottovalutata e quindi ha allenato l'Inter, diciamo, alla mediocrità verso la sfida contro il Milan, e poi anche la frecciata Mkhitaryan, più che una frecciata un dato di fatto che purtroppo dovrebbe allenarsi ancora di più sui tiri, o comunque non ci si spiega come un giocatore che ha avuto quei dati in carriera tra gol e assist, ecco, in questa parte finale della sua carriera appunto sta avendo qualche difficoltà sotto porta, ma poi soprattutto nell'intervista di Moratti arriva una stoccata bella forte sul tema bastoni, ricordando l'ipocrisia innanzitutto di chi fischia bastoni avendo poi nelle proprie squadre del cuore dei simulatori vergognosi, e poi anche il fatto che il gesto in quell'Inter Juve è stato un parziale recupero crediti, dice addirittura il presidente. Ecco, lo sento parlare, leggo questa intervista e sento un po' quell'eco lontano di un calcio che anche a livello di comunicazione non c'è più, e quindi mi fa scattare la nostalgia ancora di più quando poi Moratti parla anche di mercato. Lui che ci ha fatto sognare con grandi colpi e grandi trattative ogni estate, ecco, torna a parlare anche di mercato per questa Inter, e allora lo facciamo anche noi in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici interisti. Se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace subito per supportare il canale e iscrizione al canale. Dai, abbiamo superato i 100.000, abbiamo la targa appesa qua in alto, ma non ci fermiamo mica qui, quindi mi raccomando, tutti insieme continuiamo a crescere. Moratti, come detto, parla anche di mercato in questa intervista alla Gazzetta, lo fa in un passaggio in particolare che vi condivido, dove si parla anche del riferimento alla rivoluzione che non venne fatta post 2010, e Moratti dice: nel 2010 l'Inter aveva vinto tutto, come avrei potuto vendere Milito che aveva appena segnato i gol della storia, che avrebbe continuato a farne se non si fosse infortunato. Questa squadra, e si torna al presente, ha un problema legato al pesante KO nell'ultima finale di Champions, un problema più di mentalità che tecnico. Serve gente tecnica e veloce. In Europa anche le squadre di seconda fascia hanno ritmi sconosciuti in Serie A. Ecco perché le 2 finali di Champions League in 3 anni sono un'impresa. Sottoscrivo l'ultimo passaggio, sempre di più, a maggior ragione dopo i risultati di Champions di questa settimana e non soltanto. Condivido anche il discorso sul problema di mentalità. Il lavoro di Chivu per forza di cose è stato parziale quest'anno, già che sia riuscito a rimettere in carreggiata il gruppo ed alcuni elementi fondamentali che sembravano altrove non è stata una cosa da poco, secondo me. Chiedergli ancora di più non sarebbe stato semplice. Anche per questo credo che l'Inter abbia bisogno di qualche forza fresca, di cambiare un po' anche la struttura di questa squadra, non per forza in maniera radicale, ma di togliere qualcosa, di dare un po' una mano di bianco, come dicevamo in settimana e anche nei mesi scorsi, a questo gruppo, a questa squadra, tramite il prossimo mercato in cui ci si aspetta finalmente di aggiungere dei tasselli nella squadra titolare, perché oltre ad Akanji è stato fatto poco e comunque il nucleo della squadra rimane sempre lo stesso da tanti anni a questa parte. Quindi forze fresche e di livello anche per continuare sull'ambizione che deve essere un'ambizione di una squadra come l'Inter, di una società forte e importante come l'Inter. Moratti giustamente parla di tecnica e velocità da aggiungere, qualità che assolutamente servono. Personalmente penso che anche aggiungere qualche elemento strutturato fisicamente per aggiungere un po' di fisico dal centrocampo in su serva, se si vuole anche cambiare un po' tipo di gioco, però è anche sul cambio di passo che l'Inter si sta concentrando, con gli obiettivi anche in vista dell'estate prossima. Si sta ragionando su dei profili che possano dare quella rapidità, quella freschezza anche tecnica in più dal centrocampo in su. Oggi, ad esempio, il Corriere dello Sport rilancia nuovamente la candidatura di Diaby dall'Arabia Saudita, che era stato cercato nel mercato di gennaio. Francamente mi sembra un'ipotesi molto complicata adesso, considerando che era più fattibile probabilmente a gennaio, a condizioni molto agevoli come opportunità a gennaio appunto. Per l'estate bisognerebbe fare tutto un altro tipo di ragionamento, soprattutto in un'estate in cui l'Inter
se deve aggiungere e vuole aggiungere dei tasselli di spessore, deve andare a prendere proprio con una scelta propria. Sì, si guardano le opportunità, ma si va anche a cercare proprio il profilo giusto e le caratteristiche giuste. A tal proposito la dirigenza si sta muovendo molto. L'amico e collega, Giorgio Musso, che saluto, 2 giorni fa ha anche raccontato di un blitz da parte dei dirigenti dell'Inter a Bergamo per assistere ad Atalanta-Bayern, dove sicuramente c'era anche un occhio alla sfida di campionato, dare un po' un'occhiata da vicino alla gara all'Atalanta in vista della partita di domani, ma ci sono anche diversi profili da tener d'occhio per il mercato. Nel Bayern, per esempio, c'è quel Goretzka che si svincola, ma come diciamo da settimane sembra difficile per l'Inter e in generale anche per la Serie A. C'è anche quello che sarebbe un po' una sorta di sogno, come Gnabry, un esterno offensivo fortissimo, trentenne, che sarebbe un po', ecco, lui sì sarebbe un po' un colpo alla Moratti. Gnabry che per caratteristiche ti darebbe anche quelle cose che Moratti chiede e anche come status, come nome potrebbe ricordare un po' quegli acquisti lì. Qualche settimana fa, a tal proposito, mi viene in mente, mi torna in mente il fatto che mi avevate chiesto in tanti, si era parlato tanto del fatto che l'Inter potesse addirittura fare un grande colpo per la prossima estate, addirittura alla Cristiano Ronaldo, cioè di spessore internazionale e di grande nome. Ne parlavo con il collega Raffaele Amato anche in queste ore e dicevamo l'Inter, considerando anche le possibili partenze di quest'estate, non necessarie, perché ricordiamo sempre che l'eliminazione alla Champions non cambia più di tanto gli scenari, almeno non li cambia più di tanto in negativo gli scenari di mercato della prossima estate dell'Inter, ma l'Inter avrebbe anche, alla luce delle possibili partenze, in caso anche di buone offerte per alcuni tasselli che possono partire, la forza economica di andare a fare un colpo di livello, di un colpo con un investimento anche molto forte sul cartellino. Il tema vero però è l'ingaggio e anche l'attrattiva della Serie A, elementi che senza il decreto crescita che ti favorisce un pochino e senza appunto anche una Serie A in grado di attrarre questi grandi campioni non ti permette troppo di viaggiare con la fantasia come si poteva fare invece magari di più ai tempi di Moratti appunto. Nell'Atalanta invece diversi profili da tener d'occhio anche nella partita di domani, dal portiere Carnesecchi, che so da quello che mi scrivete nei commenti che è anche uno dei profili che voi preferite per la sostituzione di Jan Sommer nel prossimo futuro. Occhio al difensore Hien, che piace anche lui. Attenzione anche all'esterno Bernasconi, che piace molto alla Juventus e potrebbe essere in vantaggio, però per l'Inter è un'idea da tener d'occhio nel caso in cui si dovesse complicare il rinnovo di Carlos Augusto, con cui al momento non c'è ancora un accordo e questa trattativa va avanti. Prima di parlare però dell'Atalanta, della partita di domani, volevo segnalare inoltre che gli scout dell'Inter stanno monitorando diversi nomi in questa Serie A, diversi profili e 2 giocatori in particolare, da quello che so in questo momento, stanno scalando delle posizioni, almeno come preferenze e come profili che convincono sempre di più, in questa stagione di Serie A. Il primo è il difensore Solé dell'Udinese, che l'Inter seguiva già da prima che andasse all'Udinese. L'altro è il centrocampista Mandela Keita del Parma, che già l'anno scorso era stato monitorato, quest'anno sta crescendo, si sta completando ancora di più. In generale c'è molto fermento, devo dire, lì in mezzo al centrocampo dell'Inter, tra Stankovic, che è sempre più probabile il rientro dal Club Brugge, Çalhanoğlu, situazione da definire, Frattesi in uscita e tante altre cose. Di mercato però poi ne riparleremo anche nella diretta delle 19:30. Quindi adesso un rapido aggiornamento anche su Inter-Atalanta, perché in questo momento si decide di fatto anche come stanno gli acciaccati e se saranno a disposizione e per quanto saranno a disposizione nella partita molto importante, lo ripeto, di domani. Vi condivido la probabile formazione dell'Inter al momento. Allora, prendiamo la grafica che abbiamo preparato, che si era bloccata. Eccoci qua. Probabile formazione dell'Inter dunque con Sommer in porta, bis Kakanji e Carlos Augusto, perché Bastoni non è ancora al meglio dopo il colpo subito nel derby, quindi non sta ancora molto bene e dunque Carlos Augusto sostituisce Bastoni verosimilmente, con Di Marco a sinistra, Mkhitaryan, Zelinski, Barella in mezzo, anche se c'è un ballottaggio con Sucic che potrebbe tornare dal primo minuto. A destra il grande tema, Dumfries ha rimesso dei minuti nelle gambe, lo abbiamo rivisto anche nel derby, a me ha dato delle buone sensazioni il Dumfries che si è visto nel derby, ma non ha 90 minuti nelle gambe in questo momento, per cui Luis Enrique si candida al posto titolare. Vi chiedo anche come gestireste voi Dumfries, cioè lo vorreste lanciare subito sapendo che poi però ti giochi un cambio a gara in corso,
ma parti magari con lui che è più incisivo di Luis Enrique, oppure lo usi a gara in corso come arma da sfruttare quando magari l'Atalanta potrebbe calare un po' di intensità e all'inizio parti con Luis Enrique più in gestione. Ditemi un po' la vostra, mentre davanti Esposito, Thuram direi al momento, salvo colpi di scena, sarà questa la coppia di attaccanti titolare. Anche per l'Atalanta c'è qualche problema perché diciamo, come raccontava anche l'ospite che abbiamo avuto ieri sul nostro canale qui su Passione Inter, l'esperimento di 4-2-4 non ha funzionato particolarmente, per cui sarà un Atalanta che torna all'antico, al 3-4-2-1, torna Scalvini a disposizione, mentre ci sono dei dubbi ancora su Ederson, su De Ketelaere e su Raspadori, da capire quindi se possono giocare oppure no. Si scaldano Samardzic e l'ex Zalewski a supporto di Scamacca, e saranno un po' quelle armi tattiche anche di rapidità, di qualità, che saranno loro che dovranno dare l'imprevedibilità alla manovra dell'Atalanta, con cui cercheranno di attrarre i nostri terzi, di scardinare un po' la difesa e favorire poi anche gli inserimenti. Partita molto importante dopo la sconfitta nel derby, che apre il prossimo ciclo di gare che definirà probabilmente la volata verso questo scudetto, con l'Inter che domani ospita l'Atalanta alle 15 e il Milan che saprà quindi il risultato dell'Inter e scenderà in campo domenica sera a Roma contro la Lazio. Una Lazio che comunque sembra che si stia riprendendo, a differenza di un Atalanta che oltre alla sconfitta contro il Bayern Monaco aveva inanellato una serie di prestazioni non positivissime. La sconfitta col Sassuolo, nonostante l'espulsione di Pinamonti dopo una ventina di minuti, non aveva fatto bene nemmeno con la Lazio e neanche con l'Udinese, quindi è un Atalanta non in grandissima forma. L'Inter invece ha un peso mentale forte da togliersi di dosso. In questa stagione l'Inter solitamente dopo le sconfitte, soprattutto quelle più scottanti, è riuscita a ripartire. Ci auguriamo che possa farlo anche da domani con l'Atalanta. Ne riparleremo anche di questo stasera in diretta alle 19:30. Ne stiamo parlando anche nel club di Passione Inter. Qui trovate il QR code da inquadrare per entrare a far parte della nostra community che supporta il progetto Passione Inter. Vi aspetto lì e vi lascio con un altro approfondimento da ascoltare, da recuperare per chi ci ascolta in podcast tramite il link che trovate in descrizione, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.